Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un delizioso strudel sfogliato salato. È un rotolo rustico ed elegante che possiamo preparare in 1000 occasioni, personalizzando anche il ripieno. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti del nostro rustico e partiamo dall'impasto di base, la pasta sfoglia. Questa è la mia pasta sfoglia, quella che sono solita preparare, e per la preparazione vi rimanderò al link a fine video e gli ingredienti li troverete in info box sotto il video. Se non vorrete preparare in casa la pasta sfoglia potrete acquistare 2 fogli rettangolari. Utilizzerò per il ripieno degli spinaci semplicemente saltati in padella con olio, sale e una spolveratina di pepe, poi della provola affumicata, un pochino di arrostino di tacchino e poi avremo bisogno per spennellare il nostro rotolo di un tuorlo e 2 cucchiai di latte. Come prima cosa io vado a stendere la pasta sfoglia. Abbiamo raggiunto uno spessore finale di circa 3 mm e è quello che a noi serve. A questo punto possiamo cominciare ad inserire il nostro ripieno e partiamo dagli spinaci. Cerchiamo di discostarci dai bordi laterali. Io mi fermo, vedete, circa a 3 cm. Ora metto il formaggio. E chiudo con l'arrostino. Chiudiamo l'estremità e lasciamo così sovrapposto. A questo punto giro la carta da forno. Ora con una rotella, nel mio caso dentata, vado a tagliare delle strisce. La prima, per regolarizzare la sfoglia, possiamo anche toglierla in questo modo, vedete? E tutte le altre invece le facciamo larghe 1 centimetro. Ora dobbiamo creare un intreccio con il quale poi andremo a ricoprire il nostro rotolo. Iniziamo con 2 dei capi, facciamo questo lavoro, dopodiché alzo la terza striscia, sollevo quella successiva, la sposto sul mio lato sinistro
e vado a depositarla. Alzo ancora quella successiva e faccio esattamente la stessa cosa. Questo mi permetterà di creare dei rombi, quindi l'importante è tenere sempre una striscia sollevata e lavorare con quella seguente. Vedete la formazione dei rombi? Adesso facciamo la stessa cosa partendo da qui, quindi sollevo e deposito, sollevo ancora e metto la striscia sotto e creo un altro rombo, vedete? Sulla parte finale vado a fare un pochino di pressione per fissarle, le mie strisce unite. E adesso dobbiamo semplicemente chiudere e quindi facciamo rotolare, ci aiutiamo con la carta da forno. Ora faccio di nuovo pressione ai lati per assicurarmi che poi il ripieno in cottura non fuoriesca e siamo pronti per spennellare con uovo e latte. Creo l'emulsione aiutandomi così con il pennello e poi comincio a spennellare soltanto le strisce. Cercherò quanto più possibile di lasciare il contrasto tra la pasta sfoglia di base che racchiude il rotolo e le strisce che lo decorano. Il mio forno è preriscaldato in modalità ventilata a 175 gradi e lascerò cuocere il rotolo per 25 minuti circa. Il rotolo appena sfornato. Adesso bisogna lasciarlo stiepidire leggermente e poi andremo a trasferirlo su un piatto da portata. E adesso andiamo a tagliarlo insieme e vediamo l'interno. È ancora molto caldo, però vediamo insieme il suo interno. Eccolo qui, vedete? Davvero appetitoso. Lo poggio così. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questo mio video sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.